Buongiorno a tutti, sono Stefano Calandra, primo ricercatore di EcuForecast Previsione Terremoti. Il mio video di oggi, 20 dicembre 2021, ha come motivazione, vorrei spiegarvi diciamo quello che è successo con il terremoto di magnitudo di 3.9 di Bergamo del 18 dicembre, quindi di 2 giorni fa. In quell'occasione l'app EcuForecast non ha diramato l'alert. L'alert per l'alert sismico, quindi l'alert pre-sismico, prima che arrivi il terremoto, dovrebbe essere notificato a tutti gli utenti della zona dove poi l'epicentro del sisma si verificherà. E non è garantito, l'ho già detto, l'ho scritto, ma lo ribadisco in questo video, non è garantita una probabilità alta per sismi inferiori ai 4.1, 4.2 Richter, e siamo quindi sotto l'80% di attendibilità. In questo caso è proprio successo questo. Però volevo spiegare con questo video perché succede che il modello gravitazionale non prende i sismi sotto i 4.1 Richter. È una questione non solo statistica, ma direi proprio legata alle cause-effetto che le forze gravitazionali hanno nei confronti della litosfera terrestre, quindi della parte crostale, subcrostale, ma a confine col mantello. E queste parti della crosta terrestre sono sollecitate e quindi si innescano terremoti proprio a causa di alcune posizioni specifiche dei pianeti. Quel giorno del sisma di Bergamo di 3.9 non abbiamo avuto la possibilità di avvertire l'utenza, perché in quel momento le forze gravitazionali non erano presenti, cioè c'era proprio un vuoto di queste forze gravitazionali. Non possiamo con l'app dare l'alert per i vuoti, perché sono più i vuoti che i pieni, cioè sono più le volte che le forze gravitazionali non agiscono di quelle che agiscono, e quindi non abbiamo ancora un algoritmo così sofisticato da poter trovare anche in quelle occasioni un tempo e un luogo di allerta che sia buono e che sia solido e serio per poter essere evidenziato. Quindi l'alert in questi casi non parte. Vi faccio vedere cosa è successo. Andando su questo disegno vi mostro come questo è solo un algoritmo dei vari che sto usando, ma è quello per cui sto scrivendo la prima pubblicazione che vorrei pubblicare su una rivista scientifica nei prossimi mesi, e la sto già scrivendo, siamo già molto avanti io e i miei collaboratori. Consideriamo, ve ne parlo brevemente naturalmente, voglio poi farvi vedere esattamente invece il discorso del sisma di Bergamo. Comunque teoricamente l'innesco sismico avviene quando su quella posizione specifica della Terra, su quella porzione della Terra, si realizzano un'alta frequenza di angoli come A, D o F, dove la Terra, Giove, Saturno, oppure Marte, Luna, Terra, insomma questi 4 astri coinvolti più la Terra, che sono Marte, Saturno e Giove, sono i 3 pianeti maggiori del sistema solare più esterni rispetto alla Terra, più vicini a noi, e la Luna, il nostro satellite. Quando questi 4 elementi unitamente alla Terra formano una coppia degli angoli che sono numericamente stabiliti come n per 90 gradi fratto 16, quindi dei sottomultipli di 90 gradi fondamentalmente, anzi dei sottomultipli dei multipli di 90 gradi fratto 16, che sono 5,625 gradi, quando questi pianeti, una coppia o più coppie, creano molti di questi angoli critici che io chiamo, che obbediscono a questa legge, quindi quando la media degli angoli presenti in un certo momento è uguale a una media di angoli critici, quindi tutti che obbediscono a questa legge e non sono diversi, ma sono uguali agli angoli critici, quando la media in quel momento è molto affollata di angoli così, abbiamo facilmente un innesco sismico. Ora, quello che è successo a Bergamo il 18 è esattamente l'opposto di un innesco sismico. Il 3.9 di Bergamo, eccolo qui, il 18 di dicembre, proprio all'ora del 18 dicembre, era esattamente nella striscia bianca di questo schema. Cos'è questo grafico? Questo grafico rappresenta dal 15 di dicembre al 13 di gennaio le zone rosa, sono le zone dove gli angoli critici sono frequenti, cioè dove questi angoli dei pianeti rispetto all'osservatore posto in Italia si realizzano in maniera più frequente che in zone invece bianche dove questi angoli non ci sono. Ora,
perché registriamo nell'arco di questo mese proprio un 3.9 qui e non qui o qui o qui? La spiegazione viene dall'analisi che si può fare con altri terremoti. Vi faccio vedere ad esempio quello che è successo nel 2016, parliamo di Amatrice. Amatrice nel 2016 ha visto il suo 6 Richter proprio in corrispondenza di uno di questi pieni. Questi pieni si possono ottenere con diversi parametri. Diciamo che il parametro era molto interessante, molto basso, cioè possiamo stabilire, alzare la soglia, l'asticella di questo parametro fino a 0.08, sono gli angoli critici più un certo numero di gradi, in questo caso 0,08 gradi di tolleranza rispetto agli angoli critici. Se mettiamo questi angoli di tolleranza mi vengono fuori un 36% di tempo occupato dalle varie fasce di tempo dove ci sono gli angoli critici, e in una di queste c'è comunque Amatrice. Ma cosa è successo nei vuoti? Vedete, c'è un 3.6 qui, un 3.5, partiamo dall'alto, quali sono le magnitudo maggiori? 3.6, 3.5, 3.3, 3.5, 3.3. 3.6 e 3.5 erano fuori dalle aree critiche, 3.3 era fuori, però attenzione, 3.5 è al margine, 3.3 è dentro, e poi il 6. Un altro esempio è per esempio i due sismi di ottobre del 2016, quindi parliamo di Castel Sant'Angelo sul Nera e di Norcia. In questo caso il 5.9 del 26 ottobre e 6.5, anche questi in zona piena. Ma prima cosa è successo? Qui abbiamo un 3.9 in zona vuota, qui abbiamo un 3.3 che è il più alto dopo, vedete 3.6, sì, c'è uno alto 3.3, un 4 invece in zona piena, un 3.4 in zona vuota, poi un 3, un 3.9 che sono i più alti successivi in zona piena. Quando abbiamo una sequenza, come abbiamo visto prima anche per Amatrice, dove i sismi più alti sono in zona vuota, non accadono sismi forti, ma è quando questi si avvicinano alle zone piene o sono ricompresi perfettamente in zone piene, come questi qua, 3.5 e 3.3, oppure come nel caso di ottobre abbiamo che all'inizio sono tutti fuori, ma poi cominciano a entrare dentro le zone piene, ecco lì si sta accumulando energia, vuol dire che la forza gravitazionale sta aumentando, sta causando effettivamente dei sismi, quindi i sismi non sono più avvenuti per un rilascio delle forze, per un abbandono delle forze, per una mancanza di forze, come degli assestamenti, no? Che non mi fanno presagire un sisma forte, ma nelle zone piene un sisma un pochino alto, un picco sismico più alto rispetto a quelli confinanti, mi dice che invece c'è una tensione in atto, perché stanno agendo le forze gravitazionali degli angoli critici. Questo 4, poi un 3.4 in zona vuota, ma poi un 3, un 3, un 3.9 in zona piena, è una sequenza questa pericolosa che mi dice attenzione, le zone piene si stanno popolando di sismi, quindi c'è tensione, qualcosa può accadere. Poi con altri algoritmi che non sono questo, perché questo è un algoritmo solo e non è sufficiente a fare una previsione, con altri algoritmi riusciamo a sapere se poi qui intorno abbiamo un'area critica per cui c'è arriva un sisma da 5.9. Ve lo sappiamo dire, ma non sappiamo dirvi di quello che accade qui, cioè possiamo escludere che se tutti questi 3.9, questi picchi sono in zona vuota, possiamo escludere che ci sia un picco forte in arrivo, questo lo possiamo escludere. Quindi facciamo un altro esempio, l'Aquila 2009, un sisma che purtroppo conoscono in molti con tristi ricordi, abbiamo un 3.6 che è un picco in zona vuota, ma attenzione, un 3.8 dei 3.5 in zona piena, un 3.9 in zona vuota ma più vicina rispetto al precedente alla zona piena, e poi una sequenza 3.9, 3.7, 4 in zona piena, e poi un 3 in zona piena, e poi il 6.1 di Amatrice, il 6 di aprile 2009. Quindi le zone vuote, finché ci sono solo quelle, non presagiscono sismi forti all'orizzonte. Il modello ci dice che quando invece questi sismi di pari entità avvengono invece in zona piena, quindi in zona di angolo critico, dobbiamo aspettarci qualcosa. Potrebbe essere anche che finisca con un 4, però il 4 c'è stato. Oppure può continuare e con altri algoritmi vi sappiamo dire se naturalmente ci saranno rischi fino al 6 Richter o oltre. Ed è quello che è successo, quindi adesso, in questo sisma del 3.9, che segue un sisma precedente, se vi ricordate in ottobre abbiamo avuto un 4.1 a Pesaro Urbino, anche questo non preso dalla nostra app, e il motivo è questo, che sono in zona bianca, questa addirittura è una zona bianca molto sottile.
4.1, adesso abbiamo avuto il 3.9. Io non mi, eccolo qui il 3.9, non mi preoccuperei di questi sismi pur abbastanza alti che possono far paura, perché insomma abbiamo visto ad esempio che se vado sulla shake map del INGV, questa è la shake map del sisma, vedete che c'è una zona verde che ha quindi un shaking damage very light, solo qualche crepa in qualche scuola nei dintorni di Bergamo, ma poi le curviline successive proprio dell'impatto dell'onda sismica diventano celesti e poi viola, che sono i colori del damage nessuno o very light, quindi cioè danneggiamenti a cose molto leggere oppure nessun danno. Quindi è vero che il sisma ha fatto scalpore, sembrava forte, è stato sui media, ne hanno parlato i telegiornali, ma in sé non ha avuto una forza di scuotimento alta. La spiegazione è che le forze gravitazionali di quel momento non erano tali da innescare un sisma forte, ma erano un vuoto di forze. Se ne continueremo a avere dopo questo sisma di Urbino, questo qui, se continueremo a avere adesso dopo questo sisma di Bergamo, un altro sisma in zona vuota e non in zona piena, potremo stare abbastanza tranquilli. Ma quando io vedrò che questi sismi avvengono in maniera più insistente in zona piena e vediamo che c'è un aumento per gli altri algoritmi di EQForecast, un aumento della magnitudo attesa nei giorni successivi, sarò ad avvertirvi. Allora l'alert dell'app a quel punto partirà. Io spero di avervi spiegato le ragioni, mi scuso ancora dei disagi arrecati dall'app, spero di aver spiegato le motivazioni di questi mancati allarmi. Vi saluto e ci risentiamo la prossima volta. Auguro a tutti naturalmente un buon Natale, buone feste. Ci sarà un piccolo incremento qui di forza gravitazionale proprio il giorno di Natale, ma se non accadono sismi particolari di particolare magnitudo in questi giorni, direi che possiamo stare tranquilli e lo auguro a tutti. Un buon Natale, buone feste e a risentirci a presto.